Buona giornata a tutti, sono felice di ritrovare gli amici e do il benvenuto ai nuovi arrivati. Come promesso nel video scorso, riprendiamo le nostre previsioni astrologiche per il 2026 e dopo aver fatto un focus sull'Unione Europea nel video scorso, ora faremo una panoramica a livello mondiale. Cercheremo di capire che cosa si prospetta all'orizzonte negli scenari macroeconomici e in quelli geopolitici, ma anche che cosa potrebbe succedere nelle grandi istituzioni come l'ONU o la NATO e poi vedremo quali stati sembrano rivelarsi più instabili o più sorprendenti per i cambiamenti che si stanno profilando all'orizzonte e nel contempo cercheremo anche di capire come prepararci noi alle novità. Tengo per ultimo il video sull'Italia come ciliegina sulla torta, sperando di non arrivare troppo lunga. Farò del mio meglio per completare l'analisi entro Natale, al massimo ci troveremo subito dopo, comunque prima della fine dell'anno. Bene, se gli argomenti vi incuriosiscono, leviamo l'ancora e salpiamo per questo nuovo viaggio tra le stelle. Anche oggi partiamo dall'analisi del solstizio d'inverno e poi strada facendo proietterò video altre mappe astrologiche. Non voglio annoiare con i dettagli tecnici, quindi sorvolerò sulla descrizione della carta astrologica, che comunque è appunto quella del solstizio d'inverno ed è retta per Greenwich. E quindi passo direttamente all'interpretazione, però chi lo desidera può osservarla video e seguirmi nell'analisi. Allora, molti elementi lasciano immaginare che i preparativi per la svolta tanto attesa siano arrivati al punto cruciale e che quindi il 2026 vedrà cambiamenti significativi su scala globale. Non sarà una passeggiata perché parecchi elementi segnalano tensione, instabilità, prove da affrontare, ma potremo contare su quel bello ombrello protettivo offerto dal piccolo triangolo armonico che è formato dalla congiunzione Saturno-Nettuno, da Urano e da Plutone. Fortunatamente questo triangolo resisterà per tutto il 2026 e a mio avviso rappresenta veramente una mano benevola tesa dal cielo per scongiurare il peggio sulla Terra. Bisogna dire che Nettuno sta passando sul 29° grado dei Pesci e sarà seguito a febbraio da Saturno e sappiamo che il 29° grado di ogni segno è un grado chiamato anaretico ed è considerato un punto critico e spesso viene associato alla distruzione e a momenti pericolosi. E ciò nonostante ritengo che questo passaggio sarà meno traumatico di quanto si possa temere. In primis perché questo punto è stato toccato da Nettuno già nella primavera-estate del 2024 e poi è stato ripetutamente stimolato nel corso del 2025 da entrambi i pianeti e quindi la sua azione dissolutiva può dirsi giunta all'ultimo atto, alla parte finale e quindi sarà sicuramente meno forte rispetto ai passaggi precedenti e secondariamente perché questa energia distruttiva era ed è necessaria per consentire il passaggio a qualcosa di nuovo. Personalmente non trovo molto sensato demonizzare l'ultimo grado di ogni segno. Certo, non è una posizione semplice perché implica la distruzione di qualcosa nel processo trasformativo che consente la manifestazione di qualcosa di nuovo che è rappresentato dal segno successivo. Ma è una transizione naturale. È un qualcosa che appartiene al ciclo della vita e che vediamo quotidianamente, dall'alternarsi del giorno e della notte, dal passaggio delle stagioni e anche in ogni creatura che nasce, cresce e muore e che ad ogni stadio perde qualcosa di sé e acquisisce una nuova forma, nuove capacità e nuove caratteristiche. Qui tuttavia non si tratta di un grado anaretico qualsiasi, ma di quello che segna la fine della ruota zodiacale e l'inizio di un ciclo completamente nuovo.
Qui è basilare che una grande fine si compia, che il vecchio venga distrutto e che l'azione di scioglimento di Nettuno si attui in maniera profonda e completa. E al contempo è importante che il futuro dell'umanità, con tutti i suoi sogni, venga sottoposto alla prova di realtà saturniana. Senza questa pulizia, che comporta sicuramente sacrifici, sofferenze e il superamento di diversi ostacoli, non si potrebbe giungere alla fase successiva. E quindi quest'ultimo passaggio sul grado anaretico per me va letto come il collaudo finale, il test per accertarsi che il mondo sia pronto a spiccare il salto verso il nuovo simboleggiato dal segno dell'Ariete, appunto. E se vogliamo capire la portata di questo passaggio, possiamo fare un saltino nel passato e guardare l'ultima volta che Nettuno è entrato in Ariete, inaugurando quindi il nuovo ciclo. E quest'ultimo passaggio veniva inaugurato nel 1861, anno della proclamazione dell'Unità d'Italia e della nascita della lira italiana, anno dell'inizio della guerra civile americana e della presidenza di Lincoln negli Stati Uniti, giusto per fare un paio di esempi e per capire la portata di questo transito. E se già allora il periodo fu segnato da un cambiamento irreversibile, questa volta dobbiamo immaginarlo moltiplicato per x volte, sia per rilevanza, sia per risonanza, perché Nettuno entra in Ariete insieme a Saturno e quindi l'impatto è decisamente più forte, ma inoltre abbiamo anche tutti i pianeti lenti che si trovano al cambio di segno. Abbiamo Plutone all'inizio dell'Acquario, Nettuno e Saturno che appunto stanno entrando in Ariete, Urano in Gemelli e da luglio del 2026 anche Giove passerà in Leone. E a questo cambio di segno corale si aggiunge un altrettanto corale cambio di energia, perché passa da elementi di terra e acqua a elementi di aria e fuoco. Quindi dalla stabilità passiamo all'azione, dall'accortezza all'entusiasmo, dal radicamento alla vitalità generativa, e ancora dalla materialità all'intelletto, dall'interiorità alla socialità e via di seguito. Ciò comporta anche una dominanza di polarità attiva, diurna, calda, maschile, espansiva e generativa rispetto alla precedente preminenza di polarità passiva, notturna, fredda, femminile, ricettiva e nutritiva. E quindi vedremo all'opera una forte spinta verso il cambiamento, verso la manifestazione e la realizzazione di nuovi propositi. Ma c'è un aspetto meno rassicurante, perché l'energia qui è molto sbilanciata e può creare, diciamo, del dissesto, dell'ambiguità, delle situazioni difficili in vari ambiti. Può alterare per esempio la percezione del pericolo e di conseguenza indurre a sottovalutare il rischio, oppure può incendiare gli animi, può accendere fuochi troppo velocemente, può condurre ad azioni poco ponderate. E se consideriamo il clima che stiamo vivendo, un clima ad altissima tensione, si tratta di sicuro di condotte con un elevato coefficiente di azzardo. Prima di proseguire, concedetemi qualche secondo per invitarvi a iscrivervi al canale, ovviamente se ne apprezzate i contenuti, e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti, i video e i podcast. E se l'argomento di oggi vi piace, vi invito a mettere un like e a lasciare un commento per rendere sempre più vivo e sempre più ricco questo luogo e il nostro meraviglioso gruppo. Dimenticavo, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale e di sostenere con una piccola donazione il mio lavoro di divulgazione. Un grazie di cuore a chi si è già iscritto o abbonato e grazie anche a chi vorrà unirsi oggi alla compagnia. E ora riprendiamo il nostro viaggio tra le stelle.
Qui la carta non offre molti elementi di bilanciamento, a parte Marte in Capricorno che potrebbe moderare un po' la tendenza a questo agire impetuoso, visto che si trova nel segno della sua esaltazione, dove non è più il combattente impulsivo, ma si trasforma nel guerriero che ha acquisito saggezza, che pondera le sue azioni e sa essere determinato e perseverante, ma anche appunto saggio, equilibrato e riflessivo. Tuttavia, sotto i raggi del sole, la sua opera è più debole, oppure può mostrarsi in maniera velata, essere nascosta. E quindi più che di un influsso palesemente malefico, direi che possiamo parlare di operazioni segrete e di una manifestazione non visibile, sia perché viene svolta nell'ombra, sia perché noi stessi facciamo fatica a vederla e a riconoscerla in quanto accecati dalla luce del sole. Quindi Marte ci lascia una piccola speranza, ma veramente piccola, e non possiamo considerarlo un vero riequilibratore della carta. Quindi lo spostamento di polarità riguarda tutto il globo e di conseguenza, oltre a influenzare la politica, l'economia, i conflitti, i movimenti sociali e molto altro, interessa anche ogni singolo essere umano. Pertanto sarebbe opportuno ricordare il monito di contare fino a 3 prima di parlare e ancora di più estenderlo a ogni ambito della nostra vita, non solo al parlare. Attenzione dunque a non essere troppo impulsivi, perché conviene collegare la parola al cervello, gli impeti ideologici al buon senso e le azioni a una programmazione, fosse anche minima, ma che sia appunto programmata per evitare di agire appunto sotto l'impulso del momento o di un entusiasmo passeggero. Intendiamoci, benvengano le trasformazioni e le rivoluzioni, ma cerchiamo di fare in modo che le fondamenta siano solide e non edifichiamo sulle sabbie mobili in preda a chissà quale fervore del momento. In questa fase attiva, propositiva, costruttiva, chi ha lavorato bene negli anni precedenti si troverà indubbiamente avvantaggiato perché ha usato i periodi riflessivi e i periodi di retrogradazione dei pianeti, come ho indicato più volte, per ricordare, per valutare, fare pulizia e ricalibrare il percorso. In tal caso adesso può dire che è veramente giunto il momento dell'azione. Se avete curato e strutturato i vostri sogni nel cassetto, è il momento per tirarli fuori. Se avete un progetto in cantiere sul quale avete lavorato o state lavorando, può presentarsi la buona occasione per dargli corpo. Se avete programmato un cambio di esistenza, di residenza, di lavoro o di qualsiasi altra cosa, allora diciamo che sta scoccando l'ora della partenza. Ma io continuo a raccomandare attenzione, molta attenzione a quelle idee estemporanee che balzano in mente all'improvviso, perché in tal caso può capitare tanto il lampo di genio quanto la folgorazione che fulmina e che può portare alla catastrofe. Per cui veramente attenzione, non si può pensare di mettere il freno a un'energia così dirompente, però quantomeno tenere allertati i nostri sensi. Un'altra raccomandazione che mi sento di dare, visti i tempi così tumultuosi, è di tenersi pronti a tutto, dalle sorprese positive agli eventi destabilizzanti sia sul piano sociale che personale, quindi ripercussioni nel lavoro, attenzione ai risparmi, curare le relazioni e molto altro ancora. Direi che nel corso del 2026 è consigliabile avere sempre un piano B in tasca, ovviamente da tirare fuori all'occorrenza. Questo non vuol dire vivere con l'apprensione o in un perenne stato di preoccupazione, però sapere di avere in tasca un piano di riserva.
E adesso tornando invece all'astrologia mondana, direi che l'ingresso di Saturno in Ariete è particolarmente interessante perché può tradursi letteralmente nella caduta di teste, perché Saturno rappresenta la falce e l'Ariete rappresenta la testa. Quindi ci si può aspettare personaggi che vengono rimossi per i più svariati motivi da cariche pubbliche. Possiamo aspettarci scandali di varia natura, ma anche l'emersione di verità scomode. E qui direi che ne abbiamo già qualche avvisaglia, ma credetemi, il fenomeno si intensificherà parecchio. E qui per capirsi vale la pena ricordare che questo transito era attivo nel 1936-1939, all'epoca delle grandi purghe in Unione Sovietica, ma era attivo anche nel 1792, quando fu posta in opera la ghigliottina durante la Rivoluzione francese. E qui vediamo letteralmente le teste tagliate dalla falce di Saturno. E questo appunto per fare degli esempi un po' più lontani, ma più recentemente Saturno si trovava in questo segno anche durante lo scandalo Clinton-Lewinsky del 1997. Per cui è un passaggio che tende a fisicamente o simbolicamente a fare saltare parecchie teste. Passiamo adesso a dare uno sguardo a livello macroeconomico e su questo fronte per il 2026 possiamo aspettarci una crisi generale che a mio avviso interesserà maggiormente i cosiddetti paesi dell'Occidente collettivo. Devo premettere che su questo argomento non posso fare altro che tenermi un po' sul vago, perché di economia e finanza ci capisco poco o niente e quindi faccio un po' fatica a tradurre in termini tecnici il simbolismo degli astri e devo utilizzare appunto un approccio un po' approssimativo. Però se voi avete più competenze cercate di tradurre meglio le indicazioni che fornirò. Quindi vediamo, su questo fronte secondo me sono possibili tutti gli scenari che evocano perdite di denaro a livello nazionale oppure spese superiori alle aspettative e questo mi viene indicato da Giove retrogrado in Cancro in seconda casa, una casa che ci parla appunto dell'economia dei paesi, delle organizzazioni finanziarie, delle risorse del tesoro e dei valori di uno Stato. Inoltre possiamo prevedere una grave instabilità dei mercati, probabilmente manipolati in maniera occulta, oltre a problematiche connesse ai beni materiali, alle risorse energetiche del sottosuolo, alle terre rare, eccetera, come prospetta Urano retrogrado in Toro in 12ª casa, ma anche flussi di capitali all'estero e trasformazione del commercio internazionale, dato che Plutone si trova in Acquario in casa 9. Ovviamente proseguirà la de-dollarizzazione e poi direi che possiamo aspettarci crisi bancarie, economiche e finanziarie, elevata inflazione, problemi legati al debito pubblico, rallentamento del commercio globale e alti e bassi anche nel mercato del lavoro. Il tutto condito da una debole crescita e questo ovviamente non permette di bilanciare gli altri problemi. Pertanto questo scenario lascia pensare che in Occidente si potrebbe sfiorare la recessione o la stagflazione. Dal versante dei cittadini invece una nota dolente potrebbe essere il debito privato, ma anche eventuali investimenti, soprattutto in borsa. La borsa qui potrebbe rischiare un crollo in pochissimo tempo e potrebbero addirittura esserci delle bolle nel campo delle criptovalute o dell'intelligenza artificiale. Prendete un po' con le pinze queste ultime indicazioni perché, ripeto, ho difficoltà a tradurre questi simboli astrologici in dati tecnici, economici e finanziari. Ok.
Per quanto riguarda invece le economie emergenti e in via di sviluppo, il cosiddetto sud globale, questo secondo me sarà toccato trasversalmente dalla crisi e non in maniera così forte. Diciamo che da una parte questi paesi supporteranno la crescita globale, ma la questione dell'inflazione toccherà comunque anche loro, senza contare che le tensioni geopolitiche, i dazi, eccetera, creeranno parecchie incognite e quindi anche una maggior difficoltà di esportazione verso i paesi cosiddetti più ricchi, visto che qui non sappiamo neanche più quali sono i paesi veramente più ricchi. Comunque, al di là delle problematiche che dovranno affrontare anche appunto queste economie emergenti, è molto probabile che saranno in grado di tenere sotto controllo in maniera migliore questa fase di disordine generale. Qui credo che si possa anche prevedere che nel caso dovesse scoppiare veramente una crisi molto seria e nel caso in cui l'epicentro fosse negli Stati Uniti, c'è il rischio che Trump o chi per lui cerchi di scaricare parte di questa crisi sull'Unione Europea o sull'Europa in generale e quindi il caos nella zona dell'Europa potrebbe essere addirittura raddoppiato rispetto alla sola crisi economica che comunque tenderà a esserci durante il prossimo anno. Mi lancio in un'altra considerazione che scorgo nella carta del solstizio e che riguarda l'oro degli stati, ma prendetela con le pinze perché questa è davvero un'interpretazione molto azzardata. Ho l'impressione che ci sia il rischio che l'oro degli stati possa finire nell'occhio del ciclone. Non so dire esattamente che cosa possa succedere nella pratica, ma sembrerebbe esserci il pericolo di tentativi di furto da parte di paesi o enti, sia amici sia nemici. Per esempio, potrebbe accadere qualcosa di simile a quello che è successo per gli asset russi, ma con varianti che appunto non so bene ipotizzare. Forse verrà proposto di immobilizzare le riserve d'oro e metterle a garanzia di qualcosa, oppure si scoprirà che chi detiene l'oro di uno Stato non ce l'ha o non è propenso a restituirlo, oppure l'Unione Europea con l'acqua alla gola potrebbe ricattare gli Stati membri facendo proprio leva sull'oro. Più di così non so spingermi, però secondo me conviene fare attenzione alle questioni che riguardano l'oro durante il prossimo anno. A livello monetario e finanziario, invece, l'area più delicata potrebbe essere l'Inghilterra, dove addirittura si potrebbe ragionare su un sistema monetario alternativo. E ora vediamo un'altra macro questione che sarà quasi certamente sotto i riflettori del 2026, ovvero l'immigrazione. E non mi riferisco soltanto a quella che noi già ben conosciamo, che vede le persone migrare dalle zone più povere e più tormentate verso quelle più benestanti e sicure come l'Unione Europea e gli Stati Uniti. No, ci sarà qualcosa di diverso. Riguardo a questo tipo di immigrazione è probabile che cambierà il modo in cui viene gestita. Gli USA hanno già invertito la rotta, ma anche in Europa si stanno iniziando a muovere delle novità e ci saranno sicuramente dei nuovi approcci. Ma qui a mio avviso si configura la possibilità di assistere a fenomeni migratori nuovi, alcuni per certi versi addirittura sorprendenti, come possono essere quelli di persone in uscita da paesi che prima venivano considerati dei paradisi di ricchezza, di democrazia, di pace e sicurezza. E quindi non avrebbe senso pensare che delle persone si allontanino da questi paradisi. E invece qui conviene prendere in considerazione anche degli spostamenti, dei trasferimenti che non rientrano nella nostra visione abituale.
Dobbiamo tenere presente che la congiunzione Saturno-Nettuno rappresenta sì i cambi di confini, le trasformazioni ideologiche, i mutamenti di condizione socio-economica su scala globale, ma riguarda anche i movimenti delle masse e quindi può interessare appunto i fenomeni migratori, soprattutto se consideriamo che i due pianeti si trovano sulla cuspide di un segno cardinale e perfezioneranno la loro congiunzione proprio in Ariete nel mese di febbraio. Inoltre nella carta solstiziale troviamo la Luna che simboleggia le masse in una casa di trasformazione come l'ottava. E ancora Plutone, simbolo di ricchezza nella nona casa, può segnalare capitali che fuggono all'estero, magari al seguito dei proprietari. Bene, le zone più sensibili a queste tematiche o in linea generale le zone che potrebbero rivelarsi più instabili, secondo me sono la Francia, l'Algeria, l'Ucraina ovviamente, la Russia occidentale, il Sudan, la Turchia, Israele, l'Egitto, la Tanzania, la Mongolia, la costa orientale del Canada e la costa orientale degli Stati Uniti e poi il Venezuela. Qui un approfondimento lo merita la Russia, che si è sempre rivelata molto sensibile al ciclo Saturno-Nettuno. Nella precedente congiunzione in Capricorno abbiamo assistito a una trasformazione radicale dell'Unione Sovietica, iniziata con il crollo del muro di Berlino. Ma gli astri non si smentiscono neanche in tempi più remoti, dove troviamo per esempio la guerra russo-svedese e la guerra russo-turca durante la congiunzione del 1809 che è avvenuta in Sagittario, o ancora con la congiunzione in Toro del 1881 abbiamo l'assassinio dello zar Alessandro II per mano dei rivoluzionari e un periodo parecchio tumultuoso, ma anche il trattato di San Pietroburgo nel quale la Russia restituiva un territorio sottratto alla Cina, sottratto per proteggere i cittadini russi che vi abitavano e lo restituiva attraverso questo trattato sotto la garanzia che la Cina avrebbe garantito l'indennità dei residenti nell'area indipendentemente dall'etnia e dalla religione. Ma poi ancora nel 1917 troviamo la congiunzione Saturno-Nettuno in Leone e in quel periodo scoppiava la rivoluzione russa. Potrei continuare, ma credo possa bastare a dimostrare come quest'area geografica risponde immancabilmente al ciclo Saturno-Nettuno, che ha una cadenza di 36 anni circa. E oggi siamo in costanza di una nuova congiunzione e vediamo ancora una volta che la Russia è al centro degli eventi storici. Ma non è la sola perché nel contempo sta giungendo a conclusione il ciclo Saturno-Urano che ha una grande influenza sugli Stati Uniti d'America. Qui non mi dilungo perché ho dedicato un intero video agli USA e al ciclo Saturno-Urano e lascio il link in descrizione per chi desiderasse approfondire l'argomento. Basti sapere che l'attuale ciclo è iniziato nel 1988 e si completerà nel 2031-2032 e porterà gli Stati Uniti a un rinnovamento radicale sia al loro interno sia come potenza internazionale, quindi come ruolo globale. Nel frattempo dobbiamo porre l'attenzione su Urano che entrerà in Gemelli a maggio avvicinandosi alla posizione di nascita degli Stati Uniti d'America e quindi riproponendo tematiche importantissime per la loro esistenza e per la loro sopravvivenza e la loro indipendenza. Qui tra l'altro ritroviamo ben 3 pianeti nella stessa posizione del 1776 quando fu redatta la dichiarazione di indipendenza. Abbiamo infatti Plutone in Acquario, Giove in Cancro e come ho detto appunto Urano in Gemelli. Gli Stati Uniti sono quindi da tenere sotto attenta osservazione. A dire il vero, in questa fase storica sono molti i cicli planetari attivi
e quasi tutti in fase ascendente. E un altro che non possiamo trascurare è quello Giove-Saturno che incide sull'Europa. Questo ciclo ha visto il suo incipit nel 2020 con la congiunzione tra gli ultimi gradi del Capricorno e i primi dell'Acquario e ora sto superando la fase di quadratura che è iniziata nel 2024. Il 2020 viene ricordato come l'anno orribile della pandemia perché ha monopolizzato la scena e l'attenzione pubblica, ma in realtà ci sono altri eventi che si sono svolti forse un po' dietro le quinte, un po' in sordina, però questi eventi hanno segnato questo ciclo planetario e dobbiamo tenerne conto perché sono le basi di quello che si svilupperà nel ventennio successivo, per cui fino al 2040. Io tra questi ho cercato di ricordarne alcuni e ho posto l'accento sull'accordo conclusivo in merito alla Brexit, sull'inizio del cambiamento relativo alle politiche migratorie, sul Green Deal, sull'inizio delle tensioni con la Russia che sono nate sfruttando la scusa del presunto avvelenamento di Navalny, ma anche sul nuovo piano antiterrorismo per contrastare gli attacchi di matrice islamica e poi non trascurerei nemmeno il progressivo cambio di maggioranza all'interno del Parlamento europeo. Sono tutti fattori, elementi che secondo me verranno sviluppati e cambieranno nel corso di questo ventennio in varie maniere che poi vedremo strada facendo. Tutti questi fattori e anche altri non visibili hanno posto le basi delle tematiche che appunto si svilupperanno in questo ciclo ventennale Giove-Saturno e che vedrà la sua conclusione nel 2040. E qui, come dicevo prima, adesso stiamo superando la quadratura, che è un aspetto di tensione e mette in luce i punti di rottura, le cose che non vanno. Spesso corrisponde a una deviazione dalla rotta iniziale oppure alla decisione di imprimere un cambio di direzione, un aggiustamento che viene ritenuto indispensabile per superare gli ostacoli e per non incappare in una vera frattura all'interno del progetto che sta andando avanti. Nella carta attuale vediamo l'aspetto di trigono tra Giove e Saturno che si è formato a novembre mentre i due pianeti erano retrogradi, Saturno in pesce e Giove in cancro. Ma dobbiamo considerarlo una promessa e non ancora un dato di fatto, in quanto l'aspetto si scioglierà a breve, entro la metà di gennaio, per ricreare la quadratura in primavera. Quindi una nuova ondata di tensione e di contrasti che però si risolverà verso agosto quando si ricreerà il trigono. Allora assisteremo a una fase più positiva, più costruttiva e che diciamo ci consentirà di cogliere i frutti migliori di questo ciclo Giove-Saturno. Questo potrebbe anche essere un periodo di maggiore distensione per l'Europa e di apertura a cooperare e a generare accordi. Nel frattempo però passeremo attraverso mesi caratterizzati da parecchia agitazione, con rivendicazioni di diritti da parte dei cittadini e spinte nazionalistiche da parte degli stati. Ma il seme della nuova fase armonica è già deposto nel cielo del solstizio e questo sta a indicare che la fase costruttiva è un punto fisso, un qualcosa che certamente si manifesterà e che quindi potremo vedere nell'arco di quest'anno. Del periodo che sta arrivando, in special modo dal 2026 al 2030, ne ha parlato con decenni di anticipo André Barbeau, prospettando una grande fase di rinascita e di ripresa globale. Dirò di più, ne parlava come di un crocevia storico che avrebbe spalancato le porte a una nuova età dell'umanità. E quindi noi confidiamo anche nella sua bravura indiscutibile. Io ho sempre qualche riserva per quello che riguarda l'Occidente, perché la situazione planetaria, a mio avviso, si presta soprattutto a una crescita delle zone più povere del mondo, dei paesi in via di sviluppo, mentre ci sono degli aspetti abbastanza critici per quello che riguarda
il cosiddetto Occidente collettivo. Gli astri ci mostrano chiari riferimenti a un fortissimo sviluppo degli strati più poveri del mondo, con rivendicazioni di diritti, dignità, libertà e autonomia. E qui oltre alla Cina, all'India, al Brasile, anche l'Africa inizierà a crescere e nei prossimi anni diventerà un paese emergente. E questa nuova età dell'umanità vedrà anche un periodo di grandissimi progressi scientifici e tecnologici. Ma di questo abbiamo già parlato più volte, quindi non sto a ripetermi. Vorrei però aggiungere che quest'anno si prospettano nuove conquiste spaziali, conquiste che non vanno immaginate tanto come l'andare su Marte, quanto con l'utilizzo dello spazio in termini tecnologici, e quindi per esempio i satelliti oppure stazioni energetiche appunto nello spazio o stazioni per l'intelligenza artificiale e altre cose di questo genere che appunto anche qui non so immaginare molto bene perché non è il mio campo, ma spero di avere reso l'idea. La grande assente in questa carta sembra la soluzione del problema della guerra e della bellicosità dei leader mondiali e la carta appunto su questo fronte non lascia ancora intravedere una vera soluzione e non lascia neanche sperare in una fase davvero risolutiva e neanche in una maturità tale da poter avanzare verso un mondo pacifico. Il tentativo c'è in realtà e ci viene suggerito da quello stellium Sole, Venere, Marte, ma le possibilità reali sono ancora deboli e sono invalidate da interessi personali e da manovre occulte, poco sincere oppure appunto segrete. Per ora direi che lo scontro più agguerrito si sta combattendo per evitare il pericoloso spettro dell'unipolarismo o governo unico mondiale. Siamo alle battute finali, ma ancora questo agente patogeno non è stato debellato completamente. Alcuni guardano con occhi a cuore l'idea di un governo unico mondiale, pensando che saremmo tutti felici, tutti uniti, tutti insieme, sotto un'unica guida, tutti fratelli e sorelle, senza più rivalità né conflitti. Ma la realtà è un po' più complessa e potrebbe addirittura configurare il rischio di una totale e assoluta distruzione del genere umano. Al di là del già detto e del già sentito, tipo i propositi di controllo totale, di schiavitù e via di seguito, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che la multipolarità è l'unica garanzia che l'umanità ha di non finire nel burrone in blocco totale se le cose dovessero andare male. Mi spiego meglio. Ogni impero, per quanto grande, civilizzato e persino illuminato, presto o tardi si corrompe e finisce. Ce lo spiega molto bene un motto antico, forse arabo, ma non ricordo bene le fonti originarie. Questo motto ci dice che i tempi duri creano uomini forti, gli uomini forti creano tempi buoni, i tempi buoni creano uomini deboli e gli uomini deboli creano tempi duri. Bene, questo è il ciclo degli imperi, ma in un certo senso è il ciclo delle civiltà. Ed è esattamente così che gli imperi crollano e le civiltà declinano. E noi lo stiamo constatando con mano. È sempre stato così. L'aspetto positivo è che mentre una civiltà vive buoni tempi e sforna uomini deboli, in qualche altra parte del mondo c'è una civiltà che vive tempi duri e genera uomini forti. Al declino di una civiltà corrisponde sempre l'ascesa di un'altra. Per quanto possa essere triste o difficile trovarsi dalla parte del mondo che vive il suo crepuscolo, come umanità noi dovremmo essere consapevoli sempre che un'altra civiltà sta sorgendo, più nobile, animata da sogni e ideali, e che questa civiltà salverà il genere umano dal degrado e dall'estinzione. E questo vuol dire avere fede nell'umanità, umanità in quanto tale, non gli abitanti di un'area geografica, non un'etnia, non un gruppo religioso.
Prima di appartenere a un sottogenere qualsiasi, che sia uomo, donna, bisex, rossi, verdi, blu, fedeli di un credo o di un altro, noi tutti apparteniamo al genere umano. E avere fede nel genere umano vuol dire riconoscere e accettare che nonostante gli alti e bassi locali, gli esseri umani stanno proseguendo il loro cammino evolutivo. L'idea di un mondo unipolare, di un governo unico mondiale, di un'unica civiltà, di un unico impero, non è soltanto ingiusta, ma anche profondamente miope, perché quando quel governo, quella civiltà sarà al tramonto, non ne esisterà più nessun'altra capace di risorgere. L'idea di un mondo multipolare, invece, è indice di vera fede nell'umanità, non di fede in un popolo o in un credo, ma nell'intero genere umano, senza l'assurda pretesa di essere i primi e i migliori, ma con la consapevolezza che dobbiamo autenticamente e sinceramente confidare gli uni negli altri. Almeno questo è il mio sentire, poi per carità ognuno è libero di pensarla come meglio crede. Bene, in questa veleggiata tra le stelle volevo dare anche un'occhiata alle carte astrologiche dell'ONU e della NATO, ma stiamo andando un po' troppo per le lunghe e non vorrei farvi svenire per la stanchezza, quindi sarà meglio rinviare a un prossimo appuntamento e per oggi rientriamo in porto. Se il viaggio vi è piaciuto, rinnovo l'invito a farmelo sapere nei commenti, che leggo sempre, mi fanno sempre molto piacere, e a mettere mi piace, a dare hype, a iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere l'avviso delle prossime pubblicazioni, eccetera, eccetera. Intanto io vi ringrazio di vero cuore per la compagnia e per la vostra preziosa attenzione. E per affrontare questo vivace e tumultuoso anno che ci attende, io consiglierei di ricordare le parole di Goethe. Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. Quindi cerchiamo di essere coraggiosi e di agire seguendo i dettami del nostro cuore. Un abbraccio immenso a tutti e buona fortuna.